Chitarristi, ciao! Dopo la pubblicazione dell'ultimo video, il nostro amato odiato Fra Martino, preso pretesto per cercare di impostare un assolo partendo da una diteggiatura nota, giusto per non dover sforzarsi a pensare in che direzione vado, cosa faccio, quali note devo usare, eccetera, ho ricevuto molti commenti e domande, tra cui la maggior parte su come identificare le note appartenenti ad una determinata tonalità, in poche parole quali sono le alterazioni presenti all'interno di ognuna di esse. A volte per noi chitarristi che spesso ragioniamo più per geometrie e diteggiature questo è un po' un argomento spinoso. A volte capita anche con musicisti non proprio di primo pelo che parlando delle note appartenenti all'una o l'altra tonalità, specialmente su quelle più complesse, non sempre si sia subito d'accordo, fatta salva l'immediata dimostrazione delle proprie asserzioni. Quindi in questo video vorrei spiegare in modo semplice e spero chiaro come funzionano le alterazioni in chiave e come possiamo facilmente identificare le note che appartengono ad una determinata tonalità. Premettendo come sempre che in questo canale porto la mia esperienza sullo strumento e nell'ambito musicale, per rispondere alla domanda in questione vorrei lasciarvi qualche nozione fondamentale che io chiamo salvavita, che appunto può tornare utile allo scopo senza dover diventare matti nello studio della teoria musicale, anche se come si sa studiare ed essere curiosi fa sempre bene. E oggi le fonti a cui si può attingere sono veramente tantissime a costi limitati se non addirittura gratuiti. Ma prima di partire, sigla! Nel corso della mia esperienza in ambito musicale mi è capitato fortunatamente di suonare anche con professionisti o come in questo periodo di collaborare con studi di registrazione per fare chitarre su brani originali o su cover, quindi conoscere un minimo di teoria musicale per poter dialogare nella stessa lingua con altri musicisti o solamente essere preparati quando ti dicono la tonalità del brano o cosa vorrebbero che tu facessi all'interno dello stesso è fondamentale, ma anche solo per noi stessi quando appunto studiamo un brano e vogliamo scrivere un assolo, certo l'orecchio ci può sempre salvare, ma insomma sapere cosa si sta facendo forse è sempre meglio. Per cui oggi vorrei fare un piccolo ripasso su quegli elementi musicali che ci permettono di capire quali sono le note appartenenti ad una determinata tonalità e lasciarvi qualche piccolo trucchetto per riuscire a ricordarsele o a ricostruirle tramite un semplice ragionamento quando magari la memoria non ci assiste, anche perché se ti dimentichi una cosa imparata a memoria sei spacciato e con il tempo questo è facile che avvenga. Se conosci il meccanismo invece la puoi sempre ricostruire. Gli spartiti per chitarra sono scritti in chiave di violino o di sol. All'inizio dello spartito sono riportate proprio vicino alla chiave le alterazioni fisse che ci permettono di identificare in che tonalità è il brano. Questo argomento per ora lo lasciamo in sospeso perché lo riprenderemo più avanti. Per aprire invece il discorso delle alterazioni partirei proprio dalla tonalità fondamentale della scala di Do, da cui poi derivano tutte le altre. Per rendere bene l'idea ho disegnato proprio una scala fatta di vari gradini dove appunto ogni gradino è un semitono che nella musica occidentale è la distanza più piccola tra due suoni adiacenti ed ho evidenziato quali tra questi gradini sono quelli su cui effettivamente dobbiamo posare in senso metaforico i nostri piedi per avere la nostra scala maggiore, cioè quali sono le note che la compongono. Probabilmente sono argomenti che molti conoscono già, spero di non annoiarvi e che vi possano essere comunque utili. Come sappiamo nella scala di Do sono presenti solo note naturali, ossia senza alterazioni diesis o bemolli, quindi vediamole graficamente come sono disposte sui gradini della nostra scala. La ragione per cui tra Mi e Fa e tra Si e Do c'è un semitono invece di un tono risiede nella struttura di base dei suoni e nella storia dello sviluppo del sistema musicale occidentale, che è quello diatonico, che prevede 7 suoni all'interno di un'ottava. Questione di frequenze, convenzioni, eccetera. Per non allungare qui troppo il brodo, fermo restando che è sempre possibile approfondirlo, prendiamolo come un assioma indiscutibile e diamolo per assodato. Da questo grafico possiamo evincere quindi la struttura della scala maggiore, che è uguale per tutte le scale in altre tonalità e per tutte le scale maggiori, e che è la seguente: tono tono
tono, semitono, tono, 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 semitono. Quindi su questa struttura possiamo andare a costruire altre scale partendo da una tonica diversa, e lo vedremo tra poco, e scoprire quindi quali siano le note che, rispettando quegli intervalli, corrispondono alla tonalità. Ma prima è interessante anche notare, perché ci servirà poi per quanto riguarda il discorso armonico, il grado di parentela che c'è tra una nota e l'altra della stessa scala, che possiamo vedere guardando sempre il nostro bel disegnino. Per semplificare, diciamo che i più importanti ai nostri fini attuali sono quello di terza, che determina se il modo sia maggiore o minore. In questo caso appunto è maggiore, la distanza dalla tonica è di 2 toni, mentre se fosse minore avremmo una distanza di 1 tono e mezzo. Saltiamo per il momento la quinta e vediamo il settimo, che nel nostro caso è anche lui maggiore, posto ad un semitono dalla tonica all'ottava superiore. Anche questo ci tornerà utile al nostro scopo più avanti, per fissare quegli appigli che ci permetteranno di ricostruire il ragionamento nel caso, come abbiamo detto prima, la memoria non venga in nostro soccorso. Un altro dogma o assioma che dobbiamo sapere è che ad ogni scala maggiore corrisponde una relativa minore, che si sviluppa dal sesto grado della scala e che più facilmente troviamo tornando indietro di 1 tono e mezzo dalla tonica. In questo caso, cioè nella scala maggiore di Do, avremo la scala di La minore naturale, che ha le stesse note della sua relativa maggiore. Ovviamente, se guardiamo il rapporto tra le note rispetto alla tonica, sarà diverso da quella maggiore, ma questo per brevità lo affronteremo eventualmente in un altro momento. Faccio soprattutto notare quello che dicevamo poco fa, che l'intervallo di terza è minore, quindi 1 tono e mezzo, dando quindi origine ad un accordo minore sulla tonica, che è appunto il La minore. Quindi la scala minore, pur condividendo le stesse note, avrà un colore completamente diverso dalla sua relativa maggiore, perché diversi sono gli intervalli e i rapporti appunto tra le note che la compongono. Quindi con un'unica scala di fatto ne conosciamo già 2, quella maggiore e la sua relativa minore, che pur avendo strutture diverse in termini di intervalli tra una nota e l'altra, condividono, come abbiamo detto, le stesse note e gli stessi accordi. Che poi non è proprio vero, perché in teoria con una scala ne conosciamo molte di più, sia maggiori che minori, ma questo è un altro argomento che, se avremo modo, vedremo successivamente. Torniamo quindi al quesito su quali sono le nostre note. Ora, rispettando la struttura che abbiamo visto per la scala di Do, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, proviamo a scrivere un'altra scala maggiore partendo da una quinta sopra, ossia dalla nota di Sol. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi andando a sovrapporre le note della scala di Sol e rispettando gli intervalli, come abbiamo visto su quella di Do, avremo la nostra appunto scala di Sol, e avremo Sol, un tono La, un tono il Si, un semitono tra il Si e il Do, e di fatto c'è un semitono come tra il Mi e il Fa, un tono tra Do, Re, un tono tra il Re e il Mi, e qui, dovendo avere un tono, noi sappiamo che tra Mi e Fa c'è un semitono, ma noi dobbiamo rispettare il tono, per cui avremo il Fa diesis, e questa è la nostra prima alterazione che incontriamo. Quindi la nostra scala, come vediamo, sarà formata dalle note Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Notiamo che, essendo il settimo grado maggiore, abbiamo sempre tra il nostro settimo grado e l'ottava superiore mezzo tono, quindi Sol, indietro di mezzo Fa diesis, o viceversa settimo e mezzo tono in avanti Sol. In definitiva, la scala di Sol avrà questa struttura con queste note naturali, tranne il Fa diesis. Anche qui vale il discorso della relativa minore, che in questo caso, tornando indietro di 1 tono e mezzo, quindi sul sesto grado, sarà la scala minore di Mi, generante come tonica il relativo accordo, quindi Mi minore. E quindi possiamo dire che la scala di Sol e di Mi minore condividono le stesse note, con l'alterazione del Fa diesis.
diesis. E procedendo ancora di una quinta, quindi Sol, La, Si, Do, Re, troveremo la tonalità di Re e la relativa scala maggiore. E qui cominciano a chiarirsi i meccanismi delle alterazioni. Ho il Fa diesis che me lo porto dietro dalla scala di Sol e posso capire subito, visto che abbiamo detto che la settima è sempre maggiore e dista un semitono dalla tonica all'ottava successiva, che in questo caso avrò il Do diesis come nuova alterazione. La scala minore relativa sarà quella di Si e quindi ora siamo a conoscenza che nella tonalità di Re o Si minore avrò come alterazioni appunto il Fa diesis e il Do diesis. Se continuo ancora di una quinta trovo la nota La, Re, Mi, Fa, Sol, La. E qui adesso possiamo anche farlo a mente perché abbiamo capito il meccanismo. Nella scala di La avrò le alterazioni che mi porto dietro dalle scale precedenti, ossia il Fa diesis, scala di Sol, e il Fa diesis e il Do diesis della scala di Re. E qui so già che avrò un nuovo diesis che mi deriva dal settimo grado, che deve essere maggiore e che deve distare un semitono dalla tonica, e che quindi in questo caso è il Sol diesis. Per cui so che in tonalità di La o di Fa diesis minore, che è la sua relativa, le alterazioni saranno Fa diesis, Do diesis e Sol diesis. Verifichiamo. Così, continuando per quinte, dopo il La avrò la tonalità di La, Si, Do, Re, Mi, dove alle alterazioni precedenti dovrò aggiungere il Re diesis e quindi avrò il Fa diesis, il Do diesis, il Sol diesis, il Re diesis. Perché il Re diesis? Perché la settima mi torno indietro di mezzo tono e ho il Re diesis. Alterazioni queste che condividerà con la sua relativa minore, che tornando indietro di un tono e mezzo è il Do diesis minore. Ancora dopo una quinta, Mi, Fa, Sol, La, Si, troveremo la tonalità di Si che avrà in più il Si dietro mezzo tono, La diesis che condividerà con la sua relativa, che è un tono e mezzo dietro, è il Sol diesis minore, per arrivare infine alla tonalità di Fa diesis, nella quale sono presenti 6 diesis tranne il Si. Questa tonalità possiamo dire che nel nostro circolo delle quinte, che poi vedremo meglio, è un po' la tonalità spartiacque, perché potrebbe anche essere considerata come di Sol bemolle, avendo 6 bemolli, e ci apre il discorso su come imparare allo stesso modo dei diesis le tonalità con i bemolli, ma per oggi mi fermerei qui per non mettere troppa carne al fuoco e concludere invece dei ragionamenti su quanto abbiamo visto sin qui. Come nota di colore vediamo che troviamo tra le alterazioni di questa scala anche il Mi diesis, che di fatto corrisponde alla nota Fa, perché dire Mi diesis o Fa è la stessa cosa, ma essendo in un sistema diatonico tutte le note della scala devono avere nomi differenti e quindi è corretto dire Mi diesis perché il Fa esiste già come Fa diesis. Riassumerei il tutto lasciandovi un piccolo escamotage che ci facilita la ricostruzione delle alterazioni che abbiamo visto, dicendo che per quanto riguarda le alterazioni dei diesis, anche queste a loro volta, non so se sia un termine corretto, ma viaggiano per quinte. Quindi, senza diventare troppo matti, posto che sappiamo che la tonalità di Do non ha alterazioni e che la prima alterazione, ossia il Fa diesis, la incontriamo nella tonalità di Sol, posso ricostruire tutte le altre alterazioni per quinte. Quindi avremo Fa diesis, Fa, Sol, La, Si, Do diesis, e so che è la tonalità di Re. Vado avanti di un semitono e poi avremo Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, e per lo stesso meccanismo so che siamo in tonalità di La, Sol, La, Si, Do, Re, Re diesis, avanti mezzo tono e siamo in tonalità di Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La diesis, avanti mezzo, siamo in tonalità di Si e così via. Ricordatevi, le alterazioni valgono sia per le tonalità maggiori che per le relative minori. Riassumendo brevemente, quindi sarebbe Fa diesis, Fa, Sol, La, Si,
do diesis, do, re, mi, fa, sol diesis, sol, la, si, do, re diesis, re, mi, fa, sol, la diesis, la, si, do, re, mi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi parlavo prima del circolo delle quinte, che è rappresentato in genere, vediamo una figura, ma su internet ne trovate di tutti i tipi, dove in genere sono appunto rappresentate per ogni tonalità le alterazioni in chiave, la tonalità maggiore, la sua relativa minore, e lo potete vedere bene qui rappresentato. Il circolo di solito è chiamato o per quinte ascendenti o per quarte discendenti. La cosa importante, dicevamo, quando in genere leggiamo uno spartito, già dall'armatura in chiave, quindi cioè dalle alterazioni riportate all'inizio dello spartito, noi capiamo in che tonalità siamo. E come si fa a capirlo? In questo caso non ho nessuna alterazione, come abbiamo visto siamo in tonalità di do. Se avessi un'alterazione, l'alterazione qui in questo caso è il fa diesis, mezzo tono più avanti, perché io so che è il settimo grado della scala, quindi siamo in tonalità di sol. Così pure qui ho il fa diesis e il do diesis, quindi siamo in tonalità di re. Qui l'ultima è il sol diesis, siamo in tonalità di la, e via dicendo. Quando arriviamo appunto su queste tonalità dove praticamente i bemolli e i diesis si equivalgono, diciamo che sono anche tonalità in genere poco usate, però comunque possono essere considerate sia dalla parte del fa diesis oppure del sol bemolle. Quindi per oggi, sperando di non avervi annoiato troppo, concluderei qui. Fatemi sapere nei commenti se l'argomento è di vostro gradimento, che in tal caso proseguiamo con la parte che riguarda le tonalità con alterazioni in bemolle e quali sono anche qui i piccoli escamotage che ci permettono di ricostruirle e gli argomenti inerenti. Bene, non mi rimane che salutarvi, quindi ciao e alla prossima!